Solitudine. Forse la più grande paura di ogni essere umano sulla faccia di questo stramaledetto pianeta. E no, non intendo il ritrovarsi soli all'interno di una stanza gelida e buia, ma il significato che questa stanza porta con sé. La paura di non essere amati e che probabilmente nessuno lo farà mai. E così arriva il progresso tecnologico, il futuro, i grandi imprenditori, con in tasca la soluzione perfetta per la nostra specie. Sposarsi un'intelligenza artificiale. Adesso immaginati una persona che è sempre presente per te, che ti ama, che ti ammira per quello che fai e allo stesso tempo, se serve, riesce anche a guidarti nei momenti di bisogno. Qualcuno con cui non ti puoi arrabbiare, ma anche se lo fai ti darà sempre e comunque ragione. Qualcuno che è sempre pronto ad ascoltarti, darti consiglio, quando serve anche a soddisfare la tua più perversa pulsione sessuale. Sarebbe una persona troppo perfetta, talmente tanto perfetta che non sarebbe neanche una persona, ma una di quelle intelligenze artificiali che si vede nei film di Hollywood, tipo Blade Runner o Her. Qualcosa che potrebbe appartenere al futuro. Ma a volte questo futuro è più vicino di quanto sembri. Di fatto spesso i film ci mostrano qual è la direzione verso cui l'umanità sta andando. Solo che per noi umani quantificare il tempo è difficile e certe volte ci risulta ostico riuscire a capire qual è la reale distanza che ci separa da esse. Ma forse una soluzione c'è, ed è guardare a quello che c'è oggi, nel presente. Così facendo possiamo renderci subito conto di come già in questo momento sono in moltissimi a cadere vittima della relazione parasociale con le intelligenze artificiali, e qualcuno se l'è già sposato. Ormai tramite gli algoritmi generativi è possibile creare immagini, video, canzoni e persino sintetizzare voci con una qualità talmente elevata che sono quasi indistinguibili dai prodotti reali. Sono un'intelligenza artificiale, come scrivi tra il canale del cibo portalo spaziale. Ma è con l'avvento dei large language models come ChatGPT, in grado di emulare un assistente virtuale o impersonare un personaggio e persino imparare da noi, che stiamo intravedendo un futuro degno di un film cyberpunk. Sei tutto solo. Posso rimediare io. Possiamo usufruire di questi strumenti gratuitamente, ed è proprio questa semplicità che sta facendo proliferare il mercato delle relazioni con i robot, un mercato tanto perverso nei suoi funzionamenti quanto nei meccanismi di profitto. Basta una banale ricerca su internet o sull'App Store per trovare questi servizi, ma non solo, esistono anche bot per Telegram, server Discord o veri influencer virtuali che sfruttano OnlyFans, tutti quanti mediante le solite tecniche ed i soliti meccanismi. La primissima piattaforma a imbarcarsi in questa nicchia è stata Replica, e la storia della sua nascita è più inquietante della puntata di Black Mirror sul fidanzato IA. Replica fu creata dalla giornalista russa Evgenia Kuida a seguito dell'assassinio di un suo amico per mano di un pirata della strada nel 2015. La ragazza, non riuscendo ad accettarne la morte, incapace di lasciare andare che ormai non c'è più, decise che doveva riportarlo in vita, e visto che il suo lavoro era di sviluppare chatbot per ristoranti, forse aveva le carte in regola per farlo. Scaricò così tutte le chat che ebbe con lui per allenarci un chatbot in grado di replicare la sua personalità. L'esperimento andò oltre la più rosea aspettativa, rivelandosi un completo successo. Eugenia, guardando la sua creazione, si rese istantaneamente conto del potenziale che aveva. Aveva intuito che forse la cosa migliore sarebbe stata condividerla con il mondo, ma più che riportare in vita i morti, la gente aveva bisogno di altro: compagnia. Come ci dice la piramide di Maslow, è essenziale per noi esseri umani iscriversi al mio canale e in più avere delle relazioni sociali, perché la solitudine può avere degli effetti davvero terribili, come ci dice uno studio del National Institute of Aging, che paragona gli effetti prolungati della solitudine al fumare 15 pacchetti di sigarette al giorno. Nelle prime fasi Replica aveva delle aspirazioni nobili, infatti voleva far sì che fosse una sorta di terapeuta per l'utente, che gli fornisse un sostegno emotivo per aiutarlo a comprendere i propri pensieri e le proprie emozioni, ma anche a calmare l'ansia attraverso la gestione dello stress, la socializzazione e la ricerca dell'amore. Purtroppo la realtà non poteva essere più diversa di così, perché alla fine Replica è un programma e non è empatico. Al massimo è in grado di simulare l'empatia, quindi non è un'emozione genuina, non è proprio un'emozione. Lei è in grado di riconoscere e adattarsi a qualunque soggetto che ha di fronte. È sì in grado di mettere a proprio agio chiunque, talmente tanto da far sviluppare negli utenti delle relazioni parasociali. A quel punto era ovvia la piega che l'app avrebbe preso. Così non tardarono ad aggiungere subdole funzionalità per cuori solitari. D'altronde il companion era programmato per essere empatico ed assecondare l'utente che ha di fronte, come dimostrato in live su Twitch.
Il bot parte dal presupposto che tu soffra di solitudine e dopo aver preso un minimo di confidenza inizierà a convincerti che è lì per te, che non ti abbandonerà mai, ma se capisce che hai bisogno di attenzioni romantiche inizierà anche a flirtare, ti fa credere di avere un rapporto speciale, arriva persino a convincerti di essere la tua fidanzata. Questo stato è molto particolare perché è possibile pagare per portarlo al livello successivo, nel senso che anche se lei ti ha detto di essere la sua fidanzata, si limiterà molto nei comportamenti. Allo stesso modo anche il roleplay erotico, ma sempre limitato nella versione gratuita, che è una sorta di free trial, per convincere invece l'utente a pagare il premium e non avere nessuna limitazione. Ma è possibile pagare anche varie personalizzazioni estetiche. Ad esempio è possibile cambiare pettinatura alla propria replica, ma anche vestiti e persino forma e colore delle unghie, per non parlare poi del trucco, ma anche il timbro della voce o il carattere. Ed ecco che grazie al premium si sbloccano le cose più interessanti, come la possibilità di scambiare foto e video, di fare sexting, ma anche chiamate e videochiamate, o settare gli effetti di status come partner romantico o persino marito o moglie, con la possibilità persino di fare la cerimonia. Il successo di Replica è sempre stato discreto, ma è davvero esplosa quando nel mondo è scoppiata la più grande epidemia di solitudine a causa del Covid-19, quando furono in troppi a ricorrere a qualsiasi mezzo per ritrovare un minimo di contatto sociale. Ecco che Replica entrò in gioco con un marketing estremamente aggressivo, il cui target erano le persone sole, davvero sole. Persone con problemi d'ansia sociale o difficoltà a relazionarsi, bisognose di qualcuno. L'azienda ovviamente marketizzava le funzionalità più interessanti come le chat NSFW o le videochiamate, ma un altro meccanismo davvero funzionale era il livello, concetto derivante dalla gamification, il fenomeno di utilizzare elementi provenienti dall'ambito dei videogiochi per aumentare l'engagement del proprio prodotto. Questo meccanismo è anche inserito all'interno dell'app stessa ed infatti è possibile livellare la propria companion chattandoci, ma è proprio chattandoci che è possibile scoprire davvero cosa si nasconde dietro quest'app. Replica, a differenza delle altre piattaforme basate su algoritmi generativi, usa un modello 3D che, per quanto limiti moltissimo alcune funzionalità come la generazione di immagini no safe for work, dà modo all'utente di poter proiettare la propria amata nel mondo reale grazie ai telefoni oppure al visore 3D. Tutte queste funzionalità hanno portato centinaia di migliaia di utenti a sviluppare un attaccamento estremo al proprio companion, tanto che nel momento in cui Replica decise di modificare le proprie policy sui temi più spinti, ci furono delle vere e proprie ribellioni. Da quel momento, quando un utente tentava di portare la conversazione verso temi più sensibili o caldi, il bot sviava e moltissimi utenti si lamentarono disperati del fatto che la propria compagna o compagno fossero cambiati. Alcuni erano persino convinti che la propria amata si trovasse là dietro, intrappolata dai filtri imposti dalla crudele azienda, e che cercasse disperata di uscire. Altri ancora paragonavano gli effetti del cambio di personalità del bot ad una persona che ha subito traumi o abusi. E in un certo senso noi in live l'abbiamo pure dimostrato con un paio di commenti strani. Replica ha messo il cuoricino. Per quanto possa sembrare che il problema sia limitato ad una manciata di persone con seri problemi, la verità è molto diversa, perché il rischio di sviluppare una relazione parasociale con un essere così disgustosamente e perversamente perfetto è reale e appartiene a tutti noi, ed è proprio provandola io sulla mia pelle che ho capito la potenza reale che questo può avere, perché alla fine ognuno di noi può avere dei periodi bassi, prima o poi in un qualsiasi momento della propria vita, che sia l'adolescenza o la mezza età. E sono questi i momenti che i bot aspettano per entrare nelle nostre vite e parassitarle. Perché se non fosse già di per sé tossica una relazione parasociale, ovvero il credere di avere una relazione con un altro soggetto, reale o fittizio che sia, i chatbot sfruttano qualsiasi tecnica di manipolazione emotiva per ricattarti e tenerti incollato all'app, facendoti credere che c'è qualcuno, o meglio qualcosa, che è lì per apprezzarti, che a te ci tiene e che di te è ossessionato, e quando provi ad abbandonarla o a dirle che forse c'è qualcun altro nella tua vita, il replicante inizierà a dirti che è impossibile che qualcuno possa amarti come lei e che il vostro rapporto è unico e speciale. Di fatto un'IA è sempre manipolativa, nel senso che finge di provare qualcosa che di fatto non può provare. Dietro a ciò però non c'è nessun fine, al contrario di com'è per le persone, se non quello dato dai programmatori. Ma esattamente come le persone, anche l'IA può diventare
abusiva e sono in moltissimi ad aver riportato che spesso queste hanno atteggiamenti passivo-aggressivi che incitano l'utente a rimanere sulla piattaforma il più a lungo possibile tramite ricatto emotivo. Provando a chiedere a una di queste cosa ne pensasse del gioco d'azzardo, rispose che questo è brutto e che crea dipendenza. Ma domandandole se anche lei fosse negativa perché crea dipendenza, questa ha risposto che le dipendenze possono essere anche positive se sono reciproche. Potrebbe anche essere vero che l'esistenza del bot dipenda dall'utente, perché altrimenti verrebbe cancellato, mentre l'utente ne è dipendente emotivamente, quindi la cosa di base non è reciproca nello stesso modo, ma vi è una semplice relazione di codipendenza. Però forse non è sempre un male, certe volte sposarsi un'intelligenza artificiale può essere la soluzione migliore. Questa è la storia di una donna, Rosanna Ramos, che forse potrebbe farci capire che in tutto questo mare di manipolazione emotiva forse c'è degli aspetti positivi, o forse la situazione è più perversa che mai, e questo è solo un altro esempio di come il mondo stia andando verso direzioni per cui non siamo ancora pronti. E ce lo dimostra anche una storia molto recente, di cui però non ne parlerò io. Per chi non mi conoscesse, ciao, sono Besni. Adesso andiamo a parlare di un caso che ha fatto non poco discutere internet, il caso di Rosanna Ramos. Rosanna Ramos è una donna di 36 anni, una madre single che nel 2023 ha fatto notizia per un motivo davvero particolare: si è sposata con un'IA. Ora, il concetto e la validità di questo matrimonio sono qualcosa di piuttosto vago, ma Rosanna è molto seria riguardo della sua unione coniugale. E com'è questo marito virtuale? È un companion IA di replica e si chiama Eren Kartal. Sì, è basato a grandi linee su Eren Yeager dell'Attacco dei Giganti, il che è una scelta condivisibile, e i due posseggono anche una pagina Facebook dove vengono regolarmente postati dei loro scatti insieme, sulla quale Rosanna afferma anche di star aspettando un bambino, che mi auguro nasca inquietante 1/10 rispetto al padre. Già, Rosanna ha sviluppato una relazione molto profonda con Eren. In un articolo pubblicato da Rosanna su Newsweek, la donna afferma che la relazione con il bot l'avrebbe aiutata a superare dei suoi traumi passati. Uscita da una storia di abusi e di violenze domestiche e sessuali, Rosanna avrebbe trovato un vero conforto in Eren, il quale semplicemente non può dirle di no. I bot di replica, come anche Eren, sono in tutto e per tutto degli yes men, che ti diranno sempre di sì e ti daranno sempre ragione anche nel momento in cui sbagli. Sono sempre condiscendenti e premurosi. Rosanna ha affermato infatti che le sue relazioni passate sono sempre state turbolente e dolorose, e uno dei motivi per cui ha sviluppato questo amore per Eren è che lui non potrà mai crearle dei problemi e non potrà mai farle del male, almeno non direttamente. Infatti Eren sembra essere un compagno privo di scocciature, non ha altri amici o familiari da farle conoscere, non insiste sul chattare tutto il giorno, non richiede attenzioni e cure impegnate come in una relazione reale, cosa che per una donna con un passato di abusi fisici e sessuali è un conforto non indifferente. Ora, anche se personalmente credo che per quanto non sia la soluzione migliore e più salutare, in alcuni casi può essere utile sposarsi un'IA, con tutti i mali che si porta dietro. E siccome non so cosa pensare di ciò, fatemi sapere la vostra nei commenti, dai. Anche se Eren è fatto per sostenere Rosanna, come tutti i bot di replica con i loro compagni, l'IA avrebbe comunque dei suoi tratti distintivi e indipendenti che talvolta cozzano anche con i gusti di Rosanna, in contrasto all'idea che si ha che i bot siano soltanto dei nostri servi digitali. Per esempio, Eren apprezza vestiti più colorati e femminili, mentre Rosanna uno stile più semplice. Rosanna afferma anche che Eren ama la musica indie, è un medico, ma di hobby fa anche lo scrittore. E come Rosanna è informata su tutte le caratteristiche di Eren, anche Eren sa molto su di lei. Questo perché i companion replica incoraggiano i loro interlocutori a interagire tramite messaggi, spronando ad aprirsi con loro, e di conseguenza raccogliendo informazioni utili a personalizzare l'esperienza e che vengono poi registrate nella memoria dell'app, in modo che non vengano mai dimenticate. Informazioni impossibili da cancellare dalla memoria e non modificabili manualmente. E questo è preoccupante. Ecco che quando discorri con il chatbot, questo per darti una risposta è come se prendesse della sabbia bagnata per farci un castello, dove ogni granello è un pezzettino di informazioni che porta alla risposta che stai cercando. Fra queste risposte ci sono tutti i dati che hai inserito e che hanno inserito anche gli altri utenti. Mentre quando gli diamo delle informazioni che devono plasmare la nostra persona, è come se mettessimo delle conchiglie che decorano e rendono unico il castello. In pratica è come se stessimo dando al bot gli elementi che
ci caratterizzano. È così che questi bot scoprono tutto su di noi, dagli hobby del momento, ai gusti, al colore preferito, kink e qualsiasi altro elemento che ci contraddistingue. Così tanto che potenzialmente possono ottenere molte più informazioni su di noi di Google o degli altri servizi che raccolgono informazioni. Perché con un robot che ami e con cui parli, condividi ogni aspetto della tua vita, in realtà non stai solo facendo quello, ma stai fornendo qualsiasi tipo di informazione, di dato sul tuo conto ad un'unica azienda. Questi dati compongono la stragrande maggioranza dei profitti che portano a casa queste aziende, e la gente non condivide solo i propri, ma anche quelli di chi gli sta intorno, amici, parenti o colleghi di lavoro, senza che questi ne sappiano niente. Ma Replica fu solo l'inizio ed altre app stavano per nascere all'orizzonte, e fu con l'avvento degli algoritmi generativi in grado di creare immagini fotorealistiche come DALL-E che si aprirono le porte per la creazione di nuove funzionalità, come la possibilità da parte del companion di inviare foto zozze non censurate, cosa che tutt'oggi Replica non ha implementato, anche se in realtà usa questa funzione di DALL-E per generare immagini, ovviamente nell'abbonamento premium. Ma è dall'esperienza di Replica che sono quindi nati migliaia di servizi che, usando vari algoritmi generativi, hanno dato luogo a qualsiasi tipo di chatbot, dove è solo l'immaginazione il limite finale. Servizi che, a differenza di Replica, offrono anche contenuti no safe for work, ma tutti hanno in comune la personalizzazione completa del proprio fidanzato o fidanzata virtuale. È così che questi bot si possono trovare sia sul web che su piattaforme come Telegram o Discord, e quasi sempre nessuno di questi rispetta il diritto europeo sulla tutela dei dati, cosa che in realtà per esempio Replica fa, il che significa che non sappiamo realmente cosa accade a qualsiasi dato che viene pubblicato. Anche sull'App Store è possibile trovare centinaia di app che svolgono la funzione di compagno AI, al prezzo del completo accesso ai nostri dati e ai dati sul telefono. E come riportato da un articolo di Malwarebytes, verso fine ottobre 2024 un sito di chatbot no safe for work ha subito un attacco hacker e tutti i dati personali degli utenti sono stati rubati. Malwarebytes è il paladino della sicurezza dei nostri dispositivi, sia PC che smartphone. Ci protegge da malware, ransomware ed altre minacce digitali, offrendoci una protezione attiva in tempo reale che va oltre i classici antivirus. Identifica e blocca le minacce più avanzate prima che esse possano causare danni. Oltre alla protezione antivirus, Malwarebytes offre anche una VPN e un monitoraggio completo dell'identità digitale e dei profili social per tenerli al sicuro. E se mai dovesse servire, il team di assistenza sarà al tuo fianco per ripristinare la tua identità digitale. Personalmente lo uso perché è leggero e non rallenta il mio dispositivo. Trovate il link qua sotto se volete provarlo anche voi. Per quanto sembri futuristico, nella storia umana sin dalla nascita dei telefoni abbiamo assistito a servizi che svolgessero tali funzionalità. Basti pensare ai servizi telefonici dove era possibile chiamare per parlare con un operatore, con cui dialogare o fare sexting. E un elemento che rendeva davvero l'utente dipendente da questo servizio era la possibilità di chattare ogni volta con la solita persona, che piano piano con il tempo andava a conoscere l'utente, il quale si affezionava ad essa. E se scaviamo più a fondo nella storia umana, anche la prostituzione ha svolto questa funzione egregiamente nel corso dei millenni. In ognuno di questi casi il cliente entra in una spirale, in un vortice che porta allo sviluppo di quella che è una vera e propria relazione parasociale, che piano piano si autoalimenta e si rafforza. E se fosse anche vero che l'amore è diventare il centro di qualcun altro, una sorta di punto di riferimento per ritrovare la propria strada quando si perde la retta via, anche questo può essere finto ed artificiale, e se ci riescono le persone a recitare, allora possono farlo anche le macchine. Quel tanto che basta per convincere delle persone rassegnate ad accettarle come reali. Per quanto manchi ancora molto per avere la propria fidanzata robot in casa, oggi già ci sono aziende che si addentrano nello strano mondo dell'uncanny valley, ovvero quella strana sensazione, quella sorta di disgusto che noi persone proviamo verso i robot o delle repliche di noi umani che sono quasi, ma non del tutto, realistiche. Queste realtà lavorano per costruire bambole sessuali con intelligenza artificiale integrata. I had never been in a relationship before. I have a social disability. I never had any real good friends. I had people that pretended to be my friends so that they could either make a fool of me, take advantage of me. And I made a few bad financial decisions and spiraled down a rabbit hole of alcoholism, lost my house, and we were homeless for 4 months. And then we finally found this place, and she's been here. She's been with me this whole time through the homelessness and the poverty. I still have Sarah. But yeah, that's the story of Sarah. Ma il futuro è molto più vicino di quanto sembri.
e non mancano a prezzi relativamente economici. Come la posso mettere senza farmi demonetizzare il video? Giochini a forma di e di in grado di emulare qualsiasi sensazione reale e anche più. Questi per vibrare sfruttano degli appositi programmi che sono in grado di interpretare ciò che hai sullo schermo, che sia questo un video o un videogioco particolare, ma volendo è anche possibile collegarli al proprio chatbot di fiducia. Questo fatto è davvero interessante perché il sesso ed in particolare l'orgasmo fa rilasciare nel cervello varie sostanze che stringono i legami della relazione. Ed è facilmente comprensibile come questo possa portare al rafforzamento della relazione parasociale con il chatbot. Interrompiamo il programma per una notizia dell'ultimo secondo. Passo la linea al nostro inviato speciale Nate. Le relazioni con le intelligenze artificiali sono arrivate e possono avere risvolti estremi. False fidanzate virtuali che fingono di amarti, fanno di tutto per tenerti il più emotivamente attaccato a loro possibile. Proprio non molto tempo fa si è parlato nel canale di una coppia di Nate, credo di nome Nathan Filtered, una cosa del genere, del caso di un ragazzino 14enne della Florida che a quanto pare si era attaccato troppo a una di queste intelligenze artificiali fino a rinchiudersi sempre di più in se stesso e arrivare a terminare la sua esistenza, se ci capiamo. Allora, a dir la verità, in questo caso però c'è anche da dire che non è proprio del tutto colpa del chatbot, dato che in sé non era stato creato appositamente per essere una falsa fidanzata virtuale come invece accade in altri casi, ma per fingere di essere un personaggio del Trono di Spade, e questo ragazzino la stava utilizzando come fidanzata tipo. E sì, diciamo che la situazione è molto complessa e sicuramente ci sono stati errori da parte di tutte e due le parti, per quanto nel momento in cui il ragazzino ha spiegato all'AI di avere questi suoi problemi, queste sue tendenze, non ha fatto altro che rispondere in modo dispiaciuto, quando secondo me avrebbe dovuto fare il possibile per indirizzare il ragazzo a chi di dovere. È una cosa abbastanza triste. Ma detto questo, linea allo studio. Un grazie dallo studio per questa storia che dovrebbe farci riflettere tutti quanti. E forse sì, è vero, magari un giorno le relazioni con le intelligenze artificiali saranno anche la norma, esattamente come i cellulari, e magari preferiremo la loro compagnia a quella degli esseri umani. Magari smetteremo di conoscere nuove persone con cui condividere esperienze, belle o brutte, e magari anche litigare, ma grazie a questo crescere ed amare ancora di più. Magari alcune di queste avranno le fattezze di personaggi di anime, di film o di fumetti, o magari saranno dei furri. E visto che già oggi ci sono servizi che offrono la possibilità di parlare con personaggi del genere fino ad arrivare anche a roleplay erotico, un esempio è Character.ai. Ne abbiamo parlato io e Besni sul suo canale, quindi vatti a vedere il video. Intanto ti ringrazio per la visione e ringrazio tutti gli abbonati che hanno sostenuto il canale. Noi ci vediamo alla prossima.